Ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati sul canale, ma soprattutto bentornati sul camperone. Ci troviamo sotto il castello del conte Ugolino. Brava persona. Bravissima persona, tant'è che Dante la citò nel nono cerchio dell'inferno. E noi l'abbiamo filmato e ve l'abbiamo fatto vedere, anzi lo state vedendo insieme a queste immagini. Adesso prepariamo la colazione e poi ci spostiamo, dobbiamo raggiungere Nicola di Mondo Riparazioni Camper. Lo salutiamo perché abbiamo ripreso il viaggio. Piano piano saliremo a nord in Sardegna, ma con calma, vedremo spiagge, ce la godremo, viaggeremo, vi faremo vedere dei bei posti. Adesso mangiamo. Grande Dado, tornato con noi. Abbiamo per colazione un formaggio di capra. Abbiamo anche un pezzo di torta, ma vediamo se mangiarla o meno, perché mangiamo già abbastanza. Abbiamo la spremuta, abbiamo del grano. Oltretutto Dado ci propone un salamino Milano che ci piace molto per le colazioni, bello ricco di grasso. E poi Non solo. no, e poi abbiamo, forse lì dentro c'è mortadella, se non ricordo male. Potrebbe Quindi niente di così leggero e sano. Sì, sano sì, sono prodotti buoni, però ovviamente già tutto mezzo finito perché abbiamo sempre tanto appetito. già. Cifraggio l'ultimo. Questo sì che possiamo definirlo un ben di Dio. In silenzio perché Dado sta facendo la scuola, ma tra poco la finisce, tra poco arrivano le vacanze. 9:57, Dado ha finito la prima ora e mezzo di lezione, adesso ha un buco di mezz'ora e riusciamo ad arrivare appunto da Nicola, da Mondo Riparazioni. Salutiamo questo bel parcheggio in natura, ho consentito anche di fare 4 belle immagini, mi piace sempre vedere queste montagne, questi castelli antichi arroccati. E proseguiamo. Ah, c'è anche Rita, non abbiamo salutato, c'è anche Rita perché si prepara, fa tante cose, pulisce, quindi sempre un po' dietro le quinte, ma poi appare. C'è sì. Direi che c'è. Avete visto in viaggio con i nuovi pannelli, con
Ho dovuto cambiare anche un regolatore e si carica forte, 104, avete visto 104 ampere, tanta roba. Lunedì 13 aprile e ci saranno 20 gradi. Stava facendo anche delle bellissime giornate i giorni scorsi. Oggi invece è molto nuvoloso, ha piovuto tutta la notte. Comunque mancano 10 minuti all'officina. Vi faccio vedere perché stiamo andando, anche cosa è successo. Ci sono dei componenti, dei pezzi che difettano o comunque si rovinano, l'usura c'è sempre. E ci si è allagato il camper l'altro giorno, là è arrivata l'acqua nel corridoio, per fortuna abbiamo asciugato subito e non si è gonfiato il pavimento. Qua il buon vento! È pronto il caminetto? Buongiorno! Nico. Ciao! Ogni inizio viaggio comincia da Mondo Riparazioni Camper. Vediamo il video. Nicola di Mondo Riparazioni Camper, lo diciamo sempre, lo conoscete, ma c'è sempre qualche nuovo iscritto. Vi stavo parlando di una cosa che è successa e vi faccio vedere nello specifico. Questi sono dei raccordi, li chiamiamo così, dove si congiungono i tubi dell'acqua, no? Ed è saltato praticamente un tubo da questi raccordi, perché dentro hanno, vedete, delle ghiere in metallo, forse si consumano. Adesso Nicola me lo sostituisce e poi me ne dà anche uno di riserva, non si sa mai. Poi me li comprerò perché ce n'è a T, ce n'è di tanti modelli. Vedete, è avvenuto qui, quello che salta è il bianco da sopra qui. Mettiamo il tubo rosso proprio per l'acqua calda e questo lo buttiamo. Questo è quello incriminato, vedete? Questo ha fatto sì che uscisse. Cambia il raccordo e cambia anche un pezzo di tubo. Ehi, Leo! Ehi! È un raccordo rapido, John Guest. Non devi toccare niente. Ok, li mettiamo i blocchettini. Riattacchiamo la pompa. Non perde, vero? No, ha staccato perché ha carica. Vabbè, Perfetto, vero? ci siamo. Questo prendito. Lo mollo anche così in vista, era nascosto dietro, infatti meglio, neanche lo così. trovavo. Guarda, c'è un altro, c'è un Sì, l'ho Y visto, qua. l'ho visto. Quelli controlli sempre, ci passi la mano, senti solo Sì, però uno, sicuramente c'era davvero qualcosa che non andava in. Non credo che succedano spesso queste No, cose, però che salti un tubo. tanto te ne accorgi, la pompa si attacca senza Infatti. nessun motivo. Quindi... È chiaro. Questo, ragazzi, è un camion che sta preparando Nicola. Dopo ve lo faccio vedere da fuori, ma ve l'avevo anche fatto vedere una volta che eravamo venuti per il compleanno e di un altro amico che si chiama Nicola ugualmente. Vi faccio vedere che impianto elettrico stanno realizzando. Guardate che situazione c'è qua. A me piace già vedere così tutto ordinato, i cavi ovviamente della sezione giusta. Guardate che cavi servono per impianti del genere. Qua ci sono due batterie da 620 A ciascuna, guardate che blocchi, parte da qua e finisce lì in 24 volt, quindi sono 1620 1240 A. Questo invece è un caricatore e inverter, tutto vitro. Sì, 8000, 24, 200 ampere di carica. Batteria regolabile logicamente. E qua poi ci sono, vabbè, due regolatori di carica da 50 A dei pannelli solari, un DC da 50, l'XS 1400, il nuovo. belli, infatti i miei sono da 30 e poi alla fine non caricano neanche mai 30, sono sempre intorno ai 25 ciascuno. E quindi 50, questo è solo uno 50. Questo invece è un climatizzatore? Sì, climatizzatore qua, la tubazione poi andrà verso l'alto, passerà in mezzo alla movida, qua sopra ci andrà l'acqua 8 che hai dietro. Mai visto in vita mia, acqua 8 si chiama. Sì, l'acqua 8. E fa riscaldamento, acqua calda? Ah. Sì, sia a gasolio che a 220. Ah, bello. Doppio. E questo non ci starebbe al posto di una truma in un camper? Sì, se c'è lo spazio. Sembra che ci possa stare, Certo, lo sai. certo. O in piedi, può lavorare anche messo in verticale? No, così, messo così Vabbè, un giorno ne c'ha riparliamo. 4 uscite, due da questa parte, due dall'altra. Quindi in puoi modo- canalizzare già ad esempio sì. i tubi della truma, perché anche la truma mi sa che esce con tipo 4 tubi, lo sai? Sì, canalizza lì.
Beh, bella storia. Lo scarico. Cosa costa una cosa del genere? Questa siamo già a 2000 e qualcosa. Però è un bel... È un è buon un buon accessorio. Buona risoluzione, sì. Comunque questo è un lavoro che stanno facendo, il camion ci sta lavorando da molto, è arrivato, dovete pensare, non c'era nulla, non c'era pavimento, non c'erano pareti, stanno costruendo tutto pian piano. Ve lo farò vedere se saremo in Sardegna, anche quando sarà finito sarà un bel mezzo. Adesso ve lo faccio vedere da fuori. Guardate che lavori importanti, che lavori pazzeschi, un Eurocargo 4x4 lo stanno camperizzando. Stanno facendo in questo momento forse il roll bar, ma stanno facendo tutto. Questa è la scala che ha il motorino lì a 12 volt. Ne abbiamo visto sì nei video. Scorre. Questa è da montare. Questa esce fuori e poi va questa verso il va basso. qua dentro questo cassettone qua, quindi poi quando è chiusa rimarrà così, un po' più rifinita però. Sì, bello, sono lavori che si vedono online. Pianerottolo, sì, che esce sino a qua, la scala che si apre sino a giù e qua poi ci andrà un altro cassettone per questi serbatoi d'acqua. Sì, questi due da 101 da 101 da 130 che andranno sotto l'ardinetto. Beh, in un camion del genere problemi di peso non ce n'è, magari di spazio sì, perché non è gigantesca neanche la cellula. No, vero? Non è molto grande. Però guardate che telaio. Qua ci va il cassettone dove ci andrà il gruppo elettrogeno. Qua sotto, perché chiaramente infatti, vuole vedi anche già i cavi quello. scendono per la 220. Questi sono i cavi del DC-DC che vengono dalle batterie. Che Poi qua telaio. dietro il castelletto per la ruota di scorta. ed è Ok. fuori. Sì, l'ho vista, bello. Scenderà con un Sì, c'ha già il paranco, come si chiamano? Una gruetta, Sì, sì. È una bella bestia. L'Eurocargo è bello. Mezzi che faranno 2 al litro. Vero? 3. In questo periodo specifico sono perfetti, perfetti da lasciare fermi. Ne approfittiamo e ci riempiamo anche un serbatoio d'acqua, c'è anche il filtro già pronto, uguale a quello che avevo comprato anch'io. Anzi, forse me l'aveva detto proprio Nicola. Abbiamo salutato Nicola, abbiamo risolto, gentilissimo come sempre, grazie, ti ringrazio anche qui. Poi ci ha fatto vedere tanti lavoretti che sta facendo qua nella sua proprietà. E adesso andiamo all'Eurospin, vero Rita? A comprare due cosette che ci mancano. Due cose che ci mancano e poi dritti verso la costa, credo, andremo verso la parte est della Sardegna. Facciamo 2 compere giuste, facciamo 2 compere al volo all'Eurospin e poi proseguiamo, anzi iniziamo il viaggio, non proseguiamo. Anche verdura ci manca? Verdura cruda? No, verdura ancora niente. Ne abbiamo? Vabbè, lo possiamo prendere. Che bella la romanella sotto, vedi? Questa non è male. Oh sì, beh, se togli due foglie, togli le prime 2 e prendile. Ah, quelli, sì. Tra lavori, spesa, chiacchiere, eccetera, si sono fatte mezzogiorno e mezzo, quindi facciamo solo un quarto d'ora di camper e poi ci fermiamo per pranzo. Tanto non abbiamo più fretta, siamo in viaggio. Stiamo cercando un distributore, ormai i prezzi sono davvero folli, si rifornisce in Sardegna quando va bene a 2,15 € ormai. Rita, di nuovo in cucina nel camper, sei contenta? Sì. Sì. Ti puoi sbizzarrire di nuovo in cucina? Posso sbizzarrire e posso anche mangiare bene. E possiamo anche abbandonare un po' di riso e pollo. Direi. Raccontaci Rita, cosa ci stai preparando di buono? Niente, un paio di fusilli al sugo, un'insalata e un paio di hamburger, semplicissimo.
Molte volte semplice è meglio. A te piace. Questo è un pranzo, come ha detto Rita, tranquillo, normale, senza impegno, ma abbiamo comprato polpo, pesce spada, tonno, possiamo fare una bella grigliata mista, sai, come hai fatto l'altro giorno. Sì. Grigliatina mista di pesce. Sì, Buona. mi è piaciuta molto. Sì. E hai fatto anche da poco una pasta, lo stesso era con zucchine E gamberetti. e gamberetti. Mamma mia, mi è rimasta impressa. Possiamo rifare. La rifaremo. Faremo. Buon appetito e Buona, cin 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 e brindiamo alla ripartenza. Salute a tutti. Un applauso. Salute a tutti amici, alla ripartenza, alla vita nuovamente in camper, ma viaggeremo in tutti i modi. Un giorno ci vedrete anche con una petta a 3 ruote. No, petta no. In genere a pranzo, comunque dopo il primo, chiudiamo le trasmissioni, ci si vede di pomeriggio. Oggi un caffettino della Rita lo filmiamo, dai. Macchiato. Buono. Il caffè macchiato, ce lo gustiamo Rita. Cena anche col caffè. Buono. Buono. E poi addirittura limoncello. Ci facciamo mancare niente. Mica la chiudiamo così. Mica la chiudiamo così. Adesso però la chiudiamo qui, ci vediamo dopo il riposino, perché in camper iniziano anche i riposini pomeridiani. A dopo. Buon pomeriggio, riposino fatto correttamente, dormito più di un'ora e sono molto felice, sto meglio quando dormo un'oretta. Abbiamo impostato così una posizione, ma non dobbiamo raggiungere niente in particolare, stiamo raggiungendo la costa e poi piano piano faremo delle soste nella costa est della Sardegna. Adesso però dobbiamo trovare un distributore perché non abbiamo troppa benzina e perché ho letto che devono sollevarsi ancora di più i prezzi. È già 2,20 euro, 2,30 euro adesso, è probabile che diventi anche 2,50 euro, quindi facciamo il pieno. Ho trovato il distributore e sto rifornendo in automatico, cioè self-service a 2,16 euro. 2,16 è veramente tanto. Avevo praticamente poco meno di un'attacca. Ci vorranno 100 euro per fare il pieno, con già un'attacca. €104, 48 litri, 104 euro per fare 3/4 del mio serbatoio. Mai successo. Stavo chiacchierando con il signore del distributore, mi ha detto che sicuramente ci sono addirittura aumenti. Loro cercano di fare degli ordini quando il prezzo è basso per cercare di tenere addirittura i prezzi a più contenuti possibili. Anche loro sono disperati perché vendono molto di meno. Abbiamo letto di un'area picnic e stiamo salendo a vedere. Stiamo percorrendo una brutale salita. Una brutale salita che mi costerà 4 euro ogni 100 metri di gasolio. Un altro telescopio. Discesa in stile, qual buon vento. Dado, che ne dici? Dormiremo qui? Penso proprio che sarebbe il caso. Ci piace, vero? Sì. Sentiamo anche un rumore di cascata. È vero. Sì, perché c'è una fonte nuragica addirittura. C'è freschetto qua in collina. E mi sono messo un bel giubbotto. Rita invece è andata a cercare asparagi. Il posto è meraviglioso. Adesso giro la GoPro e vi faccio vedere dove siamo. Ci sono dei barbecue, ci sono tavoli e sedie dappertutto. Adesso andiamo a vedere anche quello.
È davvero un bel posto, non so neanche dove mi trovo. Ci troviamo fonte nuragica di Ismolineddus. Da questa parte ci sono è un parco giochi, si può buttare la spazzatura e ci sono tavoli e sedie ovunque. E due bei barbecue. Tavoli, sedie, panche, ma anche qua sotto gli alberi e anche qua giù, molte, con vista. Si passa da qui. Immaginate un posto del genere a Pasquetta. Immaginatelo in estate. Venire a fare un picnic qua sotto. Guardate che bello. Quanti alberi, quanto verde. Questo è il panorama che c'è davanti. Attenzione, fermi tutti, è tornato! Signor presentatore! È tornato il sommelier delle fontane! Grande! Ne abbiamo già trovato uno. Sì, volevo precisare prima di recensire questa bellissima fontana che qui c'è una targa per informare qualcosa cancellata dal tempo, ma si intravede il simbolo di un trofeo. Una coppa. Quindi probabilmente questa fontana è già stata premiata da altri illustri miei colleghi. Recensiamo. Procediamo. Posizione di recensimento. Madonna, qua mi aspetto un 9.8. Devo dire che questa fontana è molto fresca, anche se leggermente sporca da raggiungere e di difficile accesso, ma per la qualità dell'acqua, soprattutto del pH, devo dare un 9,6. No, 9,6, avevo detto 9.8. Comunque, per quanto riguarda la sporcizia, noi non è che abbiamo tanti di quei problemi, perché guardate che condizioni sono le ciabatte delle sommelier. È un classico outfit da recensimento. Adesso ragazzi, sapete cosa facciamo? Vado a prendere una bottiglia in camper e la riempio immediatamente. Acqua buona gratis. Te lo tengo io. E dopo tutte le operazioni per recuperare un po' di acqua potabile, che anche quella costa, quindi quando la troviamo abbiamo il bidone, perché no? Adesso giochiamo un po' a tennis scondato. Piano piano. Ha cominciato a piovere, ci siamo di nuovo rintanati in camper. Credo siano le ultime giornate di maltempo, poi arriverà la primavera alla grande. Già qualche giorno di sole con Rita di nascosto l'abbiamo preso. Umma. Abbiamo preso 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni, forse 3. Sì, una volta di mattina, una volta di pomeriggio. Vabbè, poi ci rifaremo anche tra un po'. C'è solo di tempo. Sono le 7 di sera e abbiamo guardato il nostro video e adesso è arrivato il momento di preparare la cena. Entra in gioco Rita e ci prepara una minestra di legumi. Legumi misti. Ah, quindi sia... Ah, legumi misti sono già misti dentro il baratto, non li avevo mai visti. Pensavo che ne aprissi tu. Stamattina e ne ho approfittato subito perché mi sono piaciuti. Sì, pensavo che ne aprissi tu uno di lenticchie, uno di ceci. Uno è di lenticchie e uno è legumi misti. Serate molto tranquille all'interno del camper con temperature fresche, stiamo molto bene qua. Vi dico anche quanti gradi ci sono. Fuori ce n'è 13.1 e dentro ne abbiamo 22.2. Tra l'altro questo schermo si è staccato, devo rincollarlo. Si apre. Devo riuscire a rincollarlo.
Forse si può mettere un po' di silicone, di mastice, non colla di sicuro. Primo controllo, ci vuole ancora un po'. Sì, ci vuole ancora un po', li mettiamo anche un po' più su così. Questa è la nostra cena e buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti. Buon appetito. E ci vediamo domani. A domani. Ciao. Ciao ciao. Ciao a tutti, ci vediamo domani mattina. Buona.